Siamo tornati, siamo su Radio Free FM, il sabato italiano. Qui con noi c'è Ariam Tecle che è venuta a presentarci un documentario sull'immigrazione di seconda generazione, in particolare a Milano. In particolare Eritrea. Eritrea, grazie. Esatto. Benvenuta Ariam. Grazie, ciao a tutti. E è venuta a parlarci di un argomento molto interessante e estremamente attuale. Prima di andare nel dettaglio del tuo documentario, parlaci un po' di te. Ok, io sono Ariam Tecle, come appena detto, sono una ragazza di origine eritrea, nata a Milano e faccio appunto parte di quella che viene chiamata seconda generazione di immigrati in Italia. La prima cosa che vorrei chiederti è come è nata l'idea di questo documentario, perché sembra una cosa molto impegnativa, molto intensa. L'idea è nata un po' per caso, penso che essere una seconda generazione porti comunque immediatamente a fare riflessioni su questo argomento. Inoltre, come dicevo prima, ho studiato sociologia, quindi anche lì questo studio mi ha portato ad avere degli strumenti per capire meglio questa tematica. In Italia comunque è un argomento molto attuale, però se ne parla come se fosse qualcosa di nuovo. Mentre io mi sono chiesta che cosa volesse dire per i ragazzi di seconda generazione crescere in Italia in un periodo in cui non se ne parlava, quindi negli anni 70 e inizio anni 80. Come hai strutturato questo documentario? Diciamo, hai seguito un filo di pensiero diviso in temi che vuoi affrontare principalmente? Come l'hai strutturato? Allora, per ora penso che sarà diviso in 4 capitoli. Il primo sarà riguardante l'integrazione, quindi come le scuole si sono organizzate per accogliere, come si erano all'epoca organizzate per accogliere questa nuova generazione, se si erano organizzate in realtà. Da qui arriveremo all'argomento di cittadinanza. Quindi il momento in cui i ragazzi hanno preso la cittadinanza, che cosa è significato per loro, come hanno vissuto quel momento e soprattutto cosa ha voluto dire vivere col permesso di soggiorno fino ai 18 anni. Un altro capitolo riguarderà la musica hip hop, perché ha avuto un ruolo fondamentale per loro. Era negli anni 80 si stava diffondendo questo nuovo genere negli Stati Uniti e i ragazzi eritrei si riconoscevano molto in quanto i temi erano si parlava di frustrazione, di discriminazione e per loro era un po' una valvola di sfogo. Quindi la musica è fondamentale. È stata fondamentale, lo è tuttora. C'era anche un modo per tenerli uniti. Esatto, in questo... un altro capitolo, il terzo, sarà sulle seconde generazioni che si sono trasferite all'estero, quindi coloro che a un certo punto hanno deciso di trasferirsi, di cercare magari quella multietnicità che non trovavano in Italia. Molti si sono trasferiti a Londra o New York in particolare, quindi loro racconteranno che cosa hanno trovato in queste nuove città e com'è stato il loro nuovo percorso di integrazione. L'ultimo capitolo riguarderà la terza generazione, perché come abbiamo detto prima in Italia si parla di seconde generazioni come se fosse un fenomeno nuovo, ma in realtà questi ragazzi che intervisto hanno tra i 35 e i 40 anni e alcuni hanno già 1 o 2 figli. Sì, quindi proprio nuovo, non esatto, è? Diciamo che ce ne siamo accorti adesso, ma il fenomeno esiste da un bel po'. Esatto. Tutti o quasi tutti comunque hanno reagito con entusiasmo, si sono resi disponibili e non solo per le riprese e per le interviste in sé, ma anche con la ricerca del materiale come il materiale fotografico o il consigliarmi dei contatti, anche perché queste storie non sono mai state raccontate e quindi penso che le persone abbiano proprio voglia e bisogno di raccontarsi. Immagino che in questo tuo lavoro ci siano tantissime energie, tantissime cose interessanti, ma se tu volessi nominarne solo una che ti piacerebbe uscisse fuori dal tuo lavoro, che cosa sceglieresti? Sicuramente ci tengo che venga fuori il forte legame che c'è tra i ragazzi e la città di Milano, in particolare con determinati luoghi che per loro sono stati importantissimi. Vorrei che anche il pubblico milanese, che magari non conosce la comunità eritrea e le seconde generazioni eritree, riconoscano i luoghi di Milano, perché comunque probabilmente
se vedono una via o un parco o una piazza comunque la riconoscono perché probabilmente la conoscono da sempre, però allo stesso tempo ascoltano una storia nuova. E quindi è come se delle storie paralleli a un certo punto si incontrano in quel luogo lì. Tu racconti tantissime storie che sembrano molto interessanti, ma sono curioso di sapere che tipo di storie vengono raccontate e magari non so se ce n'è una in particolare che ti andrebbe di condividere o che ti ha colpito, non so. Ok, sì, beh, le storie sono tantissime, sono tutte interessantissime. Più che raccontarti una storia in particolare, posso dirti che quello che mi ha molto stupita è il legame che c'è tra tutti i protagonisti. Anche chi si conosce meno, comunque conosce il vissuto dell'altro, non so come dire. E questa cosa traspare molto nei racconti. Vorrei che venisse superata la generalizzazione quando si parla di seconde generazioni. Bisogna sempre, secondo me, contestualizzare quando se ne parla, quando si parla di questa tematica, perché appunto io mi sto concentrando su una generazione in particolare, di eritrei nati tra gli anni 70 e gli anni 80 a Milano. E le storie sono tante, sono diverse, alcune si assomigliano, alcune si intrecciano, però le esperienze vengono vissute in modo diverso, sia per il carattere che per la personalità. Quello che vorrei è proprio questa cosa qua, che comunque si capisse che le seconde generazioni non è una, sono tante e sono diverse. Con le loro differenze anche Esatto. all'interno di una sola. Esatto. Ariam, noi ti ringraziamo, Grazie a voi. mille. Grazie a te di essere venuta in radio e in bocca al lupo per il tuo Prego. documentario. Grande, bravissima!